Ragazzi, vi farò vedere un modulo veramente micidiale, con una difesa illegale buggatissima, che è un mix fra una difesa 3 e una difesa 4. Guardate tutto il video perché vi spiegherò anche le istruzioni e come utilizzarlo al meglio. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi, come già detto, andremo a vedere un modulo nuovo inventato da me molto forte, con la quale attualmente mi trovo a un passo dalla divisione 1 e con la quale sinceramente mi ci sto divertendo molto. Prima di andare avanti però vi ricordo sempre di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dove possiamo fare i nostri acquisti passando dal link che trovate in descrizione. Amazon la conosciamo tutti, semplicemente passando dal link supporterete il canale e non pagherete un centesimo di più. Mentre Gamivo è una piattaforma videoludica dove potete acquistare a prezzi veramente ridotti tutto ciò che riguarda il mondo videoludico e inoltre avete diritto al codice sconto, quello che trovate all'inizio del video. Dunque ragazzi, andiamo subito a vedere il nostro schema di gioco. Eccolo qui ragazzi, questo è il nostro modulo della quale parleremo oggi. È un modulo, partiamo dall'inizio appunto, che va bene con tutti gli stili di gioco, perché tanto lo so ragazzi che me lo chiederete, mi chiederete ma va bene con contropiede, con possesso palla? Sì, io vi dico sì, poi ragazzi chiaramente come già specificato in altri video provateli, testateli, se ci sono da fare modifiche, se ci sono da fare delle cose fatele, perché questo è il mio sistema di gioco, ma ognuno di noi, come già detto, ripeto altre volte, ha il proprio modo di giocare, di conseguenza deve trovarsi poi al meglio lui o comunque la persona interessata. Allora ragazzi, questo modulo che cos'ha di particolare? È fondamentalmente una difesa 3/4. Perché? Perché lo andremo a vedere poi con le istruzioni individuali che sono fondamentali. Quindi in porta io utilizzo un portiere difensivo check, ma va benissimo anche un portiere offensivo. Io utilizzo lui perché ho avuto la botta di fortuna, per non dire un'altra parola, di trovarlo praticamente appena uscito al giro praticamente gratis. Di conseguenza ragazzi, come potete capire, insomma, ho lui. Difensori centrali. Allora, difensori centrali io utilizzo 3 stili diversi, ma va benissimo anche un incontrista e 2 sviluppi. Sconsiglio 3 sviluppi, però ripeto, provateli perché ognuno di noi troverà poi la propria strada. Io utilizzo Koundé frontale extra fortissimo, ho un grande comportamento difensivo, una grande velocità. Essendo una difesa 3 mista 4 è importante che siano tutti molto veloci, abbiano tutti un bel colpo di testa. Vabbè, poi questo onesta è stratosferico dal punto di vista difesa, quindi però va benissimo anche per dire un Rudiger, va bene uguale. Io infatti ero indeciso se portarmelo in panchina o no, comunque Rudiger. E poi Beckenbauer sviluppo invece a sinistra. Possiamo anche invertire eventualmente, se volete l'incontrista a sinistra e il centrale e lo sviluppo al centro. Queste sono, ripeto, scelte vostre che dovete provare e vedere voi. Questo Beckenbauer lo sto fortissimo, molto veloce, grande difesa, quindi i difensori ragazzi devono avere queste caratteristiche. Mediano, un mediano collante, che se non avete Gilberto Silva va benissimo anche un Fabinho, per dire un Casemiro. L'importante è che sia un pochino veloce ragazzi, e vi ho detto per primo Fabinho perché comunque ha un minimo in più di velocità rispetto ad altri, soprattutto rispetto a Casemiro, che è vero che è un muro dal punto di vista fisico e dei contrasti, però quando capita in quelle situazioni di campo in cui ci sono dei passaggi veloci che gli avversari stanno effettuando, lui si muove un po' a rilento, quindi preferisco più un Fabinho per quello. Va bene anche un Matthaus se ce l'avete, però l'importante è che sia collante. Matthaus appunto non è collante, quindi però ripeto, meglio un collante che possa fare anche da DC. Vieira incontrista stratosferico, non sto nemmeno a perderci tempo perché lo conosciamo tutti ragazzi. Questo Vieira è veramente sicuramente il più forte uscito nel gioco, quindi incredibile. Va bene al posto suo anche un mediano, ecco in questo caso onnipresente ci sta bene, ritorno al Matthaus di prima. Va bene eventualmente anche un Barella se non abbiamo il buon Matthaus. Va bene anche un Kessie, va bene un Tonali, insomma un centrocampista comunque che sia di qualità, perché comunque lui, guardate che carta, è sia di qualità ma anche di quantità, oltre che comunque un minimo veloce. Io infatti come sua riserva naturale
No, scusatemi, adesso non me lo sto portando Barella perché devo fare un test con un altro giocatore. Comunque di solito porto Barella perché è quella tipologia di giocatore che comunque è molto veloce, ha un buon contrasto, insomma rompe le scatole in mezzo al campo. Nella parte invece qui più avanti entriamo nella parte diciamo seconda del modulo, che è quella dell'attacco, perché anche l'attacco come la difesa è molto particolare e fanno degli ottimi movimenti. Altra soluzione oltre a questa sarebbe metterci anziché Modric un CLS, se vogliamo avere ancora più spittata la fascia, però a discapito che magari saremo un pelino più scoperti al centro, quindi quello sta a voi provare e vedere come vi trovate meglio. Io metto Modric tra le linee, se non avete lui ma avete ad esempio Deco, uscito di qualche tempo fa, va benissimo. Tra le linee forti che possiamo utilizzare, questo è un giocatore chiave. Se non avete lui va bene anche un Kimmich, se può fare, se l'avete maxato per fare il trequartista, ma me ne faccio vedere insomma qualcheduno. Dov'è? Stili di gioco, che al momento non me ne venivano altri in mente. Va bene anche un De Jong, sì, un Odegaard, che comunque ha un buon comportamento offensivo. Luis Alberto, molto forte anche lui. Scholes, la nuova versione, che lo stesso si presta molto bene. Insomma ragazzi, ce ne sono diversi. Guimaraes, molto bravo anche lui. Poi dipende molto alcuni di questi come sono stati maxati, chiaramente, perché se ad esempio io un De Jong me lo sono fatto da mediano è ovvio che poi lì in fase di attacco sia un po' carente, però poi ragazzi qui invece è importantissimo un giocatore chiave. Ho provato tutti i vari stili di gioco, ho provato il classico numero 10, ho provato il regista creativo, no, giocatore chiave ragazzi, in questo punto del campo giocatore chiave. Perché? Perché il giocatore chiave deve andare a farci il movimento, a buttarsi in avanti insieme alle punte, insieme a Mbappé e Shevchenko quando stiamo attaccando. Quindi mentre Messi riceve la palla sulla linea insomma di bordo campo, che magari si allarga anche un pochino, ci deve essere Guimaraes che gli fa la sovrapposizione interna per andarsene sulla fascia o che si accentri verso appunto le due punte. Fondamentale, quindi dico il giocatore chiave. Io ho questo Bruno Fernandes che ci hanno regalato a tutti, ragazzi, provatelo, maxatelo in questa maniera perché è veramente veramente forte, e sul mio canale trovate anche il video dedicato appunto a Bruno Fernandes con la sua build. I Blue Lock, questi booster ragazzi, credetemi, sono forti. Io ieri ho fatto il video di approfondimento perché veramente mi sono stupito, credevo che fosse la solita insomma sciocchezza che aveva fatto la Konami, e invece ragazzi veramente mi ha lasciato a bocca aperta, perché sono veramente veramente decisivi. Quindi ragazzi qui giocatore chiave, e poi in avanti vanno bene due opportunisti. Io ho messo Shevchenko e Mbappé che secondo me sono fortissimi, va bene anche un Rummenigge, va bene anche un Vinicius Junior, chi ha trovato appunto la versione quella opportunista. Opportunisti va bene anche un Ronaldo, che tanto dovremmo averlo un pochino tutti. Molto forte, io lo sto infatti utilizzando anche questo Inzaghi ragazzi, sempre Blue Lock Booster, veramente veramente forte. Questa è la sua build, ve la faccio vedere perché se la fosse persa. Incredibile anche questo Inzaghi, quindi ragazzi ci sono diverse alternative. Potete anche provare eventualmente come c'ho io con un senza palla, perché comunque non gira male, e più che altro il senza palla è molto interessante dal punto di vista che si attira a sé la difesa per poi far uscire insomma i difensori e creare gli spazi per gli altri giocatori, quindi è molto interessante. Davanti ragazzi Mbappé, perché opportunista, secondo me, anche se non è una leggenda, questo Mbappé è uno dei più forti del gioco, se non il più forte del gioco a livello di Mbappé. È comunque uno dei, secondo me, top 7, top 10 attaccanti insomma del gioco. Secondo me questo Mbappé ci rientra tranquillamente proprio. Qui poi alla destra mettiamo Messi, regista creativo. Se non avete lui questa versione vanno bene anche gli altri di Messi. Questo va bene, secondo me ragazzi è il più performante di tutti. Ho provato anche qui un attaccante di rientro, ho provato il taglio al centro, però ragazzi secondo me
fanno dei movimenti un po' troppo particolari, e siccome comunque già in questa zona di campo si crea palleggio ma anche un pochino di confusione per l'avversario, è meglio avere almeno per noi un punto di riferimento. Comunque il regista creativo tende a stare in posizione appunto e fare da regista per, in questo caso, l'azione offensiva. Io mi ci sto trovando bene, va bene eventualmente anche un'ala prolifica perché ho testato anche quella e funziona comunque, fanno un po' lo stesso movimento con il regista creativo, quindi se non pensate di avere dei giocatori molto molto forti da registri creativi, provate anche un'ala prolifica perché fanno più o meno il movimento simile. Qui eventualmente possiamo anche metterci, anziché magari un trequartista, una seconda punta, e va bene comunque. A quel punto va bene anche un regista creativo, va bene anche un attaccante di rientro che ci funge un po' da trequartista, perché l'attaccante di rientro appunto ci viene incontro, dice la parola stessa. E quindi ragazzi, questo è il modulo. Io al posto di Messi mi sto portando quest'altro, dov'è? Cubo, che anche lui ce l'abbiamo provato, e maxatelo così. Anche lui effetto del blue lock sempre attivo, bravo, forte anche lui, mette dei bei cross, abbastanza veloce, mi ha fatto già anche qualche gol, quindi mi piace. Passiamo ragazzi alla parte interessante, perché senza, diciamo, le istruzioni individuali che siamo andati a mettere, questo modulo si muove, perché l'ho testato anche senza, perché ormai, come già detto, i moduli stanno girando bene anche senza istruzioni individuali con gli ultimi gameplay. Però c'è un'istruzione individuale in particolare che fa fare la differenza a questo modulo, e adesso ve la mostrerò. Allora, istruzioni individuali, abbiamo messo il difensivo a Vieira, in modo tale che, essendo incontrista, tenderà comunque sempre un pochino ad andare incontro, ma non ad andarsene invece in giro per il campo e lasciandoci di conseguenza il buco in mezzo. E linea bassa ragazzi a Gilberto Silva. Questa carta collante, come vi dicevo prima, quindi è importante che sia collante, che faccia anche da DC, è fondamentale ragazzi, perché quando siamo in fase di attacco, come potete capire, attaccheremo in 5 uomini, ma in fase di difesa ragazzi comunque abbiamo Vieira che si piazzerà lì davanti alla difesa, Gilberto Silva che diventerà un difensore centrale aggiunto, di conseguenza ragazzi difendiamo comunque anche in 5. Ed è una gran bella cosa. Poi, per carità, qualche partita la perdiamo lo stesso, qualche pareggio arriverà lo stesso. Io finora con questo modulo ho fatto solo 2 sconfitte e qualche pareggio, però comunque devo mettere in preventivo che giocandoci e continuandoci a giocare, prima o poi arriverà qualche altra sconfitta. È naturale, diciamo, è normale, però non bisogna allarmarsi. Anche lì ho già spiegato in un altro video, che trovate nel mio canale, uno dei miei ultimi video, come fare per vincere tutte le partite, e quindi anche lì dei piccoli trucchetti su come aggiustare le cose quando sembra che stiano iniziando a girare male. Quindi ragazzi, provatelo, ripeto, va bene eventualmente anche con possesso palla questo modulo, perché i giocatori sono messi abbastanza vicini, va bene anche con il contropiede veloce, perché l'ho testato e per me funziona, poi ognuno di noi deve trovare la propria quadra. Lancio lungo e vie laterali direi ni, perché comunque passaggio lungo sì, potrebbe anche funzionare, a me non mi piace come stile, perché comunque i giocatori tenderanno tutti ad andare sempre solo in avanti, mai nessuno che ti venga in appoggio. Vie laterali ancora, però a quel punto magari vi consiglio di allargare Shevchenko esterno sinistro, o comunque trovare un esterno sinistro efficace e lasciare Messi esatto alla destra, in modo tale che così sia aperto e possiamo giocare sulle fasce, perché così comunque il gioco si sviluppa molto centralmente, fatta eccezione quando comunque Modric o Guimaraes o chi per loro se ne andrà sulla fascia per cercare di ricevere il pallone magari in una zona smarcata. Bene ragazzi, quindi provatelo, io aspetto appunto i vostri commenti nel video, fatemi sapere, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, ciao!